Una grossa macchina come la nostra potrebbe costare anche un paio di miliardi per un oggetto che poi dà energia per 60 anni. Un'intuizione, una scelta, qualcosa che magari tu avevi ragione e gli altri avevano torto. Molte. Ho raccolto $1 miliardo fino adesso. Non ho idea di quanto possa essere grande il mercato, cosa intendiamo? Trillions. In Italia il primo passo è avere un ente che possa dare l'autorizzazione. Questo è l'obiettivo della legge. Con la radioattività si possono fare ancora tante cose. Possono fare batterie che hanno durate praticamente infinite. Lavoro non esagero, 16 ore al giorno, 7 giorni su 7. Cosa visualizzi per dire stringo i denti, continuo ancora perché quello è l'obiettivo? Non è che devo stringere i denti, io sono inarrestabile. Lui è Stefano Buono ed è l'imprenditore che vuole far tornare il nucleare in Italia. Dopo aver venduto la sua prima azienda per quasi 4 miliardi, la 3A, si è imbarcato dal suo catamarano per fare il giro del mondo e dalla barca ha lanciato Nucleo, società di energia nucleare che fino ad oggi ha raccolto oltre $1 miliardo. Ha solcato i mari per 1 anno e mezzo, come già voleva fare nel 93, quando Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica, lo chiamò a lavorare con lui al CERN su un nuovo tipo di reattore nucleare più sicuro, il Rubiatron. Il progetto però naufragò e lui continuò a lavorare come fisico sull'acceleratore di particelle, da cui poi lanciò la sua prima azienda, la 3A, specializzata proprio nella PET, di cui ho parlato nel video dedicato al CERN. Il fallimento del Rubiatron però a Stefano non andò giù, per cui dopo aver venduto la 3A e aver incassato circa 200 milioni dall'exit, ha deciso di andare all-in sul nucleare con Nucleo. L'impresa però non è semplice. Da un lato il nucleare in Italia non si può fare, anche se di recente la Camera ha approvato una legge delega sul ritorno alla produzione di energia da questa fonte, e dall'altro servono comunque un sacco di soldi, motivo per cui Nucleo ha annunciato che si quoterà al Nasdaq entro fine di quest'anno, con una valutazione pre-money di $2,4 miliardi. La quotazione avverrà tramite SPAC, ovvero tramite fusione con un'azienda quotata, e questa cosa potrebbe accadere molto presto. La società è nata con l'idea di quotarsi sul Nasdaq, quindi è stato il momento adatto, perché da circa 1 anno la policy americana è cambiata. Noi avevamo una tecnologia europea che poteva essere impiegata in Europa ma non negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono 50 anni che hanno bloccato il riciclo del combustibile nucleare. Il nostro combustibile si basa su materiale riciclato che poi viene riutilizzato nei reattori, può essere riutilizzato molte volte. Da 1 anno hanno cambiato la policy e quindi noi siamo diventati colpo un'azienda molto attenta per loro. Per quotarsi al Nasdaq va bene essere una società innovativa, avere una buona tecnologia, ma bisogna anche avere operazioni negli Stati Uniti, quindi fino a 1 anno fa non potevamo farlo per niente e quindi abbiamo lavorato in parallelo a portare questa tecnologia negli Stati Uniti ma anche a preparare una quotazione. Perché la SPAC? Perché questo è un modo più veloce per diventare una public company sul mercati, e siccome noi tratteremo del materiale abbastanza sensibile, siamo la prima azienda al mondo che riceverà mai del plutonio per scopi civili e per fare del combustibile nucleare, avevano piacere che lo facessimo o con un partner americano o come società americana. Noi abbiamo scelto un partenariato con Oclo e poi abbiamo tentato di travestirci il meglio possibile da americani, e diventare una società quotata sul Nasdaq è un ottimo modo per avere un po' di investitori americani a bordo e quindi americanizzarci un pochino. Quindi l'America è anche un potenziale cliente adesso? Sì, l'idea di fare una fabbrica di combustibile è per poter servire i nostri reattori. Noi avevamo un piano industriale che prevedeva la possibilità di costruire una ventina di reattori in Inghilterra, che era il paese in cui siamo nati. Però l'Inghilterra aveva cambiato la policy al contrario. L'idea di riutilizzare il plutonio che aveva estratto dai rifiuti radioattivi per farne nuovo combustibile aveva deciso di non farlo, di metterlo sottoterra. Questo ci aveva abbastanza deluso, per cui abbiamo deciso di cambiare il piano industriale, non fare più 20 reattori e una fabbrica di combustibile in Inghilterra, ma di farlo negli Stati Uniti. Fare deep tech costa un sacco di soldi. Come mai serve così tanto capitale? Noi abbiamo messo assieme 900 persone per fare un licensing di un nuovo reattore nucleare. Forse ci sono migliaia di documenti da dare, ogni documento della tecnologia, dei disegni, dei calcoli, delle dimostrazioni di sicurezza. Ci sono società che hanno speso qualche centinaia di milioni di dollari per arrivare al punto di avere la licenza. Poi bisogna costruirlo. Una grossa macchina come la nostra potrebbe costare anche un paio di miliardi, perché si costruisce per la prima volta un sacco di componenti che poi diventano componenti industriali, quindi il prezzo scende. Ho voluto subito verticalizzare il più possibile la nostra supply chain per renderci indipendenti da qualsiasi evento esterno. Abbiamo fatto 3 acquisizioni di aziende che facevano fatturato, avevano già una presenza
commerciale nel campo nucleare e tra l'altro queste aziende ci hanno permesso di registrare 80 milioni di dollari di fatturato nel 2024. Con loro vogliamo costruire i componenti più importanti dei nostri reattori, quelli dove non solo c'è la proprietà intellettuale ma bisogna anche conservare un pochino di know-how, anche perché quello che faremo noi è vendere i reattori, non utilizzarli. In Slovacchia siamo soci al 49% con il governo slovacco per fare 4 reattori, però in generale vogliamo vendere la tecnologia si vende con le licenze e si vendono i consumabili, il combustibile, quindi è un approccio che deve durare più di 60 anni, che è la vita di un reattore. Nucleo non ha ancora costruito un reattore nucleare vero e proprio, ma i progetti sono già partiti. Per esempio, la società ha chiuso un deal da 3,2 miliardi di euro per costruire reattori in Slovacchia. Ma ancora di più del fatturato, la cosa importante di questo business è la credibilità. Bisogna dimostrare di essere in grado di saper costruire un reattore nucleare funzionante e sicuro nei tempi e nei costi stabiliti. Per questo motivo Nucleo ha costruito un reattore non nucleare, dimostrativo, in un ex sito nucleare dell'Enea sul lago Brasimone, tra Bologna e Firenze. Prima di avere però il primo reattore nucleare firmato Nucleo ci vorrà un po' di tempo, sia per ragioni normative, come nel caso dell'Italia, sia per i tempi di costruzione, che nel caso del primo reattore saranno più lunghi, circa 5 anni. Un altro problema è l'approvvigionamento delle risorse e la protezione delle scoperte dei vantaggi tecnologici, motivo per cui Nucleo ha acquisito 3 società della filiera. Quanto costa di manifattura un reattore nuovo di zecca e poi quanto si abbassa il costo una volta che si industrializza? Diciamo che un prototipo ci si aspetta che costi circa $10 a watt installato, quindi 200 megawatt come i nostri sono miliardi, e sarebbe un sogno per i produttori di reattori se questo costo viene poi dimezzato. $5 a watt diventa un prezzo molto competitivo per un oggetto che poi dà energia per il 93% del tempo, continuativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e durante l'anno per 60 anni. Più di 60 anni potrebbe durare oppure? Ci sono alcuni reattori la cui vita è portata fino a 80 anni e la IRA pensa di portare la vita di molti reattori fino a 100. I reattori di Nucleo hanno una potenza di 200 megawatt, ma essendo modulari è possibile prevedere uno o più reattori a seconda del fabbisogno di energia. Per darvi un'idea, se si volesse soddisfare il fabbisogno di energia di Roma per un anno, sarebbero necessari più o meno 6 reattori. La parte di scartoffie, inteso come le licenze, la compliance, quanto pesa sul totale? Tantissimo, ed è forse la sfida più grande che deve avere l'industria nucleare. La lotta a questo tipo di overcost è stata intrapresa sicuramente dagli Stati Uniti, perché hanno fatto uscire una nuova normativa per il licensing che alleggerisce molto. Ho i miei dubbi che questo tipo di filosofia sia facilmente trasportabile in Europa in questo momento, perché noi tendiamo a fare esattamente l'inverso, a complicare, regolamentare tutto. Tornando alla quotazione in borsa, questa si tradurrà in nuovo capitale che entra nell'azienda. Come verrà impiegato questo capitale? Ovviamente vogliamo finire il nostro reattore di dimostrazione elettrico al Brasimone da 10 megawatt. È un reattore un po' particolare perché ovviamente non è nucleare, in Italia non si può fare nucleare, quindi il core viene caldato elettricamente. Tutto il resto è molto simile a quello che è un reattore finale. Addirittura stiamo installando anche una turbina ed è infatti forse l'unico dimostratore industriale di un reattore che addirittura genera elettricità oltre a consumarla. Operare questo reattore per 5 anni darà anche indicazioni sull'affidabilità dei componenti a lungo termine. Potremo portarlo a temperature molto più elevate di quello che è il funzionamento a regime del reattore, quindi testare nuovi materiali, nuove soluzioni, quindi c'è tantissimo da imparare. Oggi un reattore è fatto attraverso calcoli, si sperimenta molto poco, quando si passa da un PowerPoint alla realtà delle cose ovviamente si incontrano quei problemi che non si erano previsti prima e si impara a risolverli. Ma quindi oggi Nucleo si quota al Nasdaq 2,4 miliardi di valutazione senza neanche avere uno dei loro prodotti veramente in funzione. Come mai? Il fatto che non ci sia una macchina operativa già in questo momento che funziona non vuol dire che non siamo sul mercato, perché noi abbiamo fatto un deal con la Slovacchia e stiamo concludendo una serie di accordi con altre società che hanno bisogno di reattori. Non si costruisce e si paga alla fine, lo paghi da prima di concepirlo con una licenza eccetera. È per quello che abbiamo bisogno di una macchina dimostrativa, perché comunque anche se non è nucleare questa macchina è la dimostrazione che la nostra azienda è capace di concepire, disegnare, fare procurement, costruire i componenti, montare un reattore e renderlo operativo, tra l'altro nel caso del Brasimone in un anno, ma anche mantenendo il budget prefissato, e questa è una delle critiche che si fa al nucleare, no? Sfora il budget. Ora il budget costa molto di più, ma si prendono sempre solo i 2 esempi recenti, il reattore finlandese e quello francese in Europa, che sono stati cominciati a essere costruiti prima dell'incidente di Fukushima, che hanno subito tutto questo dramma dei cambiamenti delle regole, licensing eccetera. Quindi immaginiamo che uno si fa un progetto in un reattore, poi mentre lo sta costruendo
quando cambiano le regole deve cambiare tutto. E magari non si pensa che per esempio la Francia dal 74 al 90, quindi in 16 anni, ha costruito 50 reattori nucleari. Anche in Europa siamo capaci a costruire reattori velocemente e in modo efficace. Poi non parliamo della Cina che ne costruisce adesso 5-6 all'anno. Fa anche capire qual è il peso delle scartoffie, di nuovo non solo sui costi ma anche sui tempi, perché se levi la parte del nucleare tutto un tratto diventa più facile da costruire, ci vuole 1 anno e non più 3 anni. Esatto, ma anche il numero n sarà completamente diverso dal primo. Noi pensiamo di costruire magari il primo in 5 anni, però l'obiettivo è di costruirlo in 3, l'ambizione è di farlo addirittura in 2. Chiaro che immobilizzare capitali per 17 anni come nel peggiore dei progetti nucleari è stato un dramma, ma se uno immobilizza del capitale per 2 anni e poi lo rende produttivo per 60, è un impianto produttivo che sicuramente sarà molto competitivo. In uno scenario dei sogni, fra 10 anni, quanti reattori sono stati costruiti? Da noi una decina. E quali sono le cose che potrebbero impedire questa cosa? Degli eventi esterni geopolitici molto particolari, mancanza di soldi per farlo. Io credo che ci sono tanti soldi in giro per il mondo, che c'è bisogno di questo tipo di energia in modo massivo. Si parla molto di data center, ma è solo la punta dell'iceberg. Sotto l'iceberg c'è tutta l'industria che ha bisogno di energia a basso costo, che hanno sofferto con i costi del gas che sono andati alle stelle. Molte industrie hanno dovuto addirittura sospendere la fabbricazione per non andare in perdita facendola. Dal momento che io considero che non solo il nostro progetto, ma probabilmente anche altri avranno un profilo economico molto interessante per questo tipo di investimenti, ci sarà tanto denaro. Ci sono delle questioni burocratiche e legislative necessarie da cambiare per arrivare all'obiettivo che mi dicevi? Tipo oggi in Italia tecnicamente non si può fare. In Italia il primo passo è avere un ente che possa dare l'autorizzazione. Questo è l'obiettivo della legge che è in approvazione in queste settimane. Nella legge è previsto che ci siano delle accelerazioni. Per esempio, se il reattore ha avuto un licensing in un altro paese, può avere un percorso accelerato. Faccio un esempio. Noi abbiamo avanzato moltissimo nel licensing francese. La Slovacchia ha deciso di far fede alla licenza francese e quindi ci darà un percorso accelerato. Negli Stati Uniti, per legge ora, l'NRC, l'ente regolatorio che dà le licenze, deve dare una risposta entro 18 mesi a una domanda di licenza. Questo sarebbe un tempo ragionevole. C'è una categoria di reattori che il nostro fa parte, non può più avere un incidente nucleare per design e per ragioni intrinseche, per la fisica, come gli incidenti del passato, e quindi non rappresenta un problema per l'ambiente e per le persone, e gli Stati Uniti hanno deciso di non dare più un'autorizzazione ambientale per questo tipo di reattori. L'impatto aereo. Un reattore deve resistere all'impatto di un aereo di linea che entra verticalmente sopra il tetto del reattore. Forse è un po' esagerato. Questa super burocrazia è lo specchio della cultura popolare, che è reduce di decenni di terrorismo psicologico. Assolutamente. Per quello che i giovani, non avendo il bias del passato e tanti anni di questo tipo di cultura, non ne sono permeati, quindi approcciano il problema in modo molto più pratico. Forse molti non lo sanno, ma in Italia, dagli anni 60 agli anni 80, si è prodotta energia elettrica dal nucleare. Poi nell'86 ci fu il disastro di Chernobyl e l'anno dopo un referendum sancì la fine di questa fonte di energia. Nel 2011 ci fu un altro referendum per tentare di ritornare al nucleare, ma lo stesso anno uno tsunami causò un incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Il referendum non passò. In passato il tema della decarbonizzazione non era così attuale e i prezzi del petrolio e del gas erano inferiori, quindi non era sentito come urgente il tema del nucleare. Ora però il contesto è cambiato, dal cambiamento climatico che diventa sempre più rilevante, fino alle guerre in Ucraina e in Iran che hanno fatto schizzare i prezzi dell'oil and gas, e per questo motivo si è tornato a parlare di nucleare. Mentre registravo questa intervista era in discussione alla Camera il disegno di legge delega su questa materia, che poi è stato approvato. I prossimi step sono l'approvazione al Senato e poi entro un anno il governo dovrà approvare uno o più decreti che disciplinano il nucleare. Il ministro dell'energia ha dichiarato che le prime autorizzazioni per la costruzione di centrali nucleari potrebbero arrivare entro il 2030. Il tema del nucleare in questi ultimi decenni è diventato molto politicizzato e la generazione precedente alla mia ha subito anni e anni di terrorismo psicologico ingiustificato. Se guardiamo i dati però, il nucleare ad oggi è tra le fonti di energia più sicure, più pulite e più economiche. Basta guardare i dati scientifici o le decine di video su YouTube che riassumono il tema. Dal problema delle scorie, che in realtà sono sicurissime e prodotte in quantità molto minore a parità di energia prodotta rispetto all'inquinamento di tantissime altre fonti di energia, o alla sicurezza, dove incidenti che non hanno neanche mai prodotto vittime hanno molta più risonanza rispetto a tutte le altre vittime legate alle altre fonti di energia. Torniamo invece a te più come imprenditore e scienziato, che è un mix che mi incuriosisce spesso, perché magari sono abituato a parlare o solamente con ricercatori, ho fatto un video all'interno del CERN e pensano solo a quello e non hanno idea magari delle applicazioni business delle loro scoperte, oppure parlo con imprenditori che non sanno nulla
nulla di scienza, ma guardano i bilanci e assumono scienziati, magari. Come ti senti ad avere entrambi i ruoli? È importante essere un moderatore fra i due mondi. Se penso un po' al passato, quando ho fatto la mia prima azienda, che è un'azienda biotech, abbiamo anche analizzato circa 200 possibilità di dare licenze a delle innovazioni tecnologiche. Poi anche nella mia vita come investitore ho fatto un'azienda che investe in innovazione, Lifty, che adesso stiamo trasformando in un fondo evergreen, che ha investito in più di 60 aziende totalmente innovatrici. Chiaramente il ricercatore ha delle serie difficoltà a capire se la sua innovazione anche solo può avere un mercato, perché la tipica mentalità è pensare che funziona meglio, è più intelligente, ha questi vantaggi e quindi è un prodotto che avrà successo. Assolutamente no. Mi sono trovato a mediare molto tra le ambizioni di ricercatori che avevano il brevetto e pensavano che il brevetto fosse la fine di un percorso, non che fosse l'inizio di un percorso. Se l'azienda Nucleo è potuta crescere così velocemente perché avevo l'esperienza dell'imprenditore su un argomento su cui lavoro dal 93, in cui ho lavorato esclusivamente in quello per 9 anni come ricercatore, che poi ho seguito sempre molto da vicino sia come azienda che personalmente. Io mi sono reso conto che nella 3A, la mia azienda precedente, ho fatto un percorso personale in cui alla fine conoscevo tutti gli attori del mercato, avevo parlato con tutti i nostri competitor, partner, eccetera. Sono ancora forse a metà del percorso per il nucleare. Quali sono gli errori tipici che fa un PhD rampante, intelligente, che poi si scontra col mercato? Pensare che il prodotto verrà venduto alla velocità che merita e non alla velocità che avrà sul mercato. Poi che un prodotto arrivato a un certo stadio di sviluppo è finito, in realtà no. Considerare un prodotto concluso e pronto per il mercato è spesso molto molto più lungo di quello che si pensa o di quello che si programma. Gli errori che hai fatto tu nel tuo percorso, quali sono stati? Sono stati tanti, però nessuno di questi errori ha influito pesantemente sul nostro percorso, quindi devo dire che sono stato parecchio fortunato. Sicuramente ho preso strade più lunghe. Quando si fa innovazione, aver preso dei vicoli ciechi fa parte del gioco. L'importante è non aver perso la rotta della propria strategia aziendale. Tante persone che ho incontrato, soprattutto nell'ultima azienda, magari non erano le persone adatte per il ruolo che gli ho dato, anche perché la velocità con cui abbiamo sviluppato il nucleo è stata multipla rispetto a quella precedente. Sono voluto andare ancora più veloce, probabilmente abbiamo fatto spese che non dovevamo fare, assunto persone che non dovevamo assumere, però quando si vuole andare veloce L'inefficienza è by design. Esatto, però non è che consiglio a tutti di fare così, al contrario, consiglierei più la prudenza dopo la mia esperienza che dire facciamo all'americana, i soldi non sono un problema, raccogliamo soldi, li spendiamo più che possiamo. Al contrario, un'intuizione, una scelta, qualcosa che magari tu avevi ragione e gli altri avevano torto. Molte. Per esempio, la scelta del combustibile. All'inizio di nucleo, nel 21, fare MOX era più costoso di fare combustibile a base di uranio. Il riciclo del combustibile era molto più costoso. Era molto più difficile perché bisognava avere il plutonio e non è che tutti ti danno il plutonio. Però io ho puntato tutto su questo. 2 giorni dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, perché essendo sul mercato, frequentando gli attori del mercato, per me era evidente immediatamente che l'unico fornitore di uranio arricchito al 20% di cui avevamo bisogno noi e tante altre aziende era la Russia, che gli investimenti erano elevati, che ci avrebbero messo anni, che di solito erano investimenti statali, e quindi mi sono detto, ma visto che la difficoltà di avere un combustibile diventa per me la stessa, però il mio combustibile può essere più sostenibile, andiamo e puntiamo tutto sul MOX. E questo ci ha pagato, perché a distanza di 4 anni siamo l'unica azienda al mondo che ha il design di una fabbrica di questo tipo di combustibile già pronto, e abbiamo scoperto che i costi adesso di produzione del nostro combustibile sono di molto inferiori ai costi proiettati del combustibile che altri attori di piccoli reattori nucleari avanzati devono sopportare. Il prodotto di punta di nucleo è un piccolo reattore nucleare modulare, in gergo chiamato SMR, Small Modular Reactor. Si tratta di un reattore nucleare di 4ª generazione, ovvero con un alto livello di sicurezza, perché il reattore è costruito in modo tale che alcuni incidenti non si possano fisicamente verificare. In particolare, il reattore di nucleo è un reattore veloce raffreddato al piombo, esattamente come si cercava di fare con il Rubietron. Il piombo ha diversi vantaggi: un punto di ebollizione molto elevato, 1743 gradi, proprietà di schermatura dalle radiazioni e poca reattività ad acqua ed aria. Il combustibile scelto è il MOX, una miscela di ossidi di uranio e plutonio che, una volta esaurito, può essere riprocessato per estrarre nuovo combustibile, riducendo la quantità di scorie. Insomma, un reattore di questo tipo funziona così: la reazione nucleare del MOX produce calore che viene usato per produrre vapore,
il quale fa girare una turbina che produce l'energia elettrica. Questo vale un po' per tutti i modi di produrre energia. Qualcosa si scalda, fa girare una turbina che produce energia. Per evitare che il nucleo raggiunga temperature troppo elevate, viene usato il piombo come liquido refrigerante. Oggi ci sono ragazzi di 20 anni che provano a fare impresa e già pensano a fare l'exit. E poi ci sono imprenditori come te che, nonostante abbiano avuto un gran successo, al posto di fermarsi, decidono di fare un'altra sfida. E non una sfida qualunque, ma una sfida di lunghissimo termine. Cosa guida questa comunque lotta incessante che fai? Nella prima esperienza è stato vedere un prodotto che poteva fare del bene, un prodotto di terapia che era mal utilizzato, che non era mal distribuito, mal capito, eccetera, poteva essere portato sul mercato, e quindi anche l'impatto che questo poteva creare. Ovviamente dopo la prima exit l'aspetto economico non ha più senso, e purtroppo di nuovo ho visto un'innovazione che per 20 anni era possibile, quella del reattore al piombo, che riciclavano il combustibile e eliminavano il problema delle scorie, dei depositi geologici, eccetera, che nessuno l'aveva portata avanti. Mi sono reso conto che grazie alla reputazione, il mio supporto economico anche allo startup dell'azienda, le mie conoscenze come scienziato e imprenditore, effettivamente potevo cambiare questo status, e quindi ho voluto portare a termine questo lavoro che avevo cominciato idealmente nel 1993, quando ero un giovanissimo ricercatore del CERN. È faticoso portare avanti questa battaglia, giusto? Sì. È abbastanza faticoso, giusto? Lavoro, non esagero, ma 16 ore al giorno, 7 giorni su 7. Cosa visualizzi per dire stringo i denti, continuo ancora, perché quello è l'obiettivo? Non soffro a lavorare tanto perché c'è un'adrenalina, c'è la voglia di fare, non è che devo stringere i denti. Per fortuna è il mio modo di essere, io sono inarrestabile, non riesco a stare fermo. Mia madre diceva: una ne fa e 100 ne pensa. Qual è la cosa che però ti dà più adrenalina di tutte del tuo lavoro? E qual è quella che invece magari ti annoia? La finanza mi annoia, i numeri, i conti, i bilanci. Quindi il CFO che ti bussa non ne e ti voglio dice, sapere niente. questo non si può fare. Sì, non ci prova, no scherzo. Devo dire che abbiamo cambiato 3 CFO. Quindi un pochino ho dovuto interessarmi alla faccenda. E al contrario? La parte che ti piace Al di più? contrario, il business development, fare deal è divertentissimo, conoscere le persone, le nuove tecnologie, fare alleanze, partenariati. Quali sono i talenti che fate fatica a trovare in azienda, che cercate? I manager, molti manager che hanno lavorato in grandi aziende pensano al proprio budget, alle proprie persone, eccetera, non hanno una visione globale di quello che deve fare l'azienda, e questo è difficile da trovare. Quando si trovano le persone giuste si avanza alla velocità della luce. Quali sono le green flag che tu dici ce l'ha per essere una persona giusta da portare dentro? La visione strategica è molto importante, ma è un po' una sensazione. La motivazione è importantissima. Red flag? Diciamo, se qualcuno parla di stipendi oppure di orari di lavoro, non fa per noi. Tu cerchi motivazioni estrinseche, quindi qualcuno che lavori qua per Sì, qualcosa certo, di più deve grande. venire a lavorare per quello che facciamo, non per quanto guadagna o per dove deve passare il suo tempo. E su 900 persone pensi che siete riusciti ad avere un buon bilancio di persone motivate? Sì, però ovviamente sono un fisico e quindi so che ci sono le code in ogni distribuzione. Ossiana, giustamente. Insomma, Stefano potrebbe andare in pensione e mandare in pensione i figli, i nipoti e pronipoti, ma invece ha deciso di dedicarsi H24 ad un progetto che lo appassiona e che potrebbe cambiare il mondo, per cui si aspetta lo stesso grado di passione da chi lavora con lui. Quanti giorni passi in Italia e quanti a viaggiare? Passo il 53% del mio tempo in Italia, tutto il resto viaggiando, 53, come l'hai calcolato? con un'app. Ah sì? È da quest'anno che ce l'ho, quindi sto parlando del 2026. L'hai fatto apposta perché volevi fare tracking di questo aspetto? Sì, perché mi fanno pagare le tasse in ogni paese in cui metto piede, praticamente, per cui... Pensavo che pagassi le tasse solo dove eri residente. E io lo pensavo anch'io, poi ho scoperto tutto un mondo. Se sei residente negli Stati Uniti, tecnicamente dovresti pagare le tasse in ogni stato americano per il tempo proporzionale che tu passi. Incredibile. Quando sei in Italia sei per lo più in ufficio o giri anche in Italia? No, giro anche in Italia assolutamente. Abbiamo tante sedi, abbiamo uffici a Genova, a Piombino, Bologna, a Roma. 2 fabbriche in questo momento in Italia, una a Piombino e l'altra a Roma. Quelle che avete acquisito? Sì. Una è nuova perché l'abbiamo affittata per il momento, perché abbiamo capacità crescenti, ma abbiamo raddoppiato per esempio la superficie della fabbrica di Piombino. Poi abbiamo ovviamente l'ufficio a Bologna, ma anche la presenza a Brasimone, che è veramente molto importante. E poi abbiamo costruito diversi laboratori qui a Torino, dove abbiamo attrezzature anche molto sofisticate. Abbiamo uno dei 2 più potenti microscopi elettronici con cui si vede persino la struttura del cristallino, quindi gli atomi uno per uno, che ci sia in Europa. Tra l'altro,
Questo ci apre anche a fornire sempre più servizi anche ad altre aziende. Abbiamo appena vinto una gara a ITER per l'impianto fusione, Certo. li aiuteremo a disegnare un pezzettino di ITER, lo speriamo. Abbiamo vinto una gara in Romania per fare un laboratorio di piombo, per fare il reattore di piombo anche in Romania. 4 gare che sommate fra di tutti sono un fatturato di 53 milioni di euro nei prossimi 2 o 3 anni. Durante le tue tipiche giornate d'ufficio, quanti incontri fai? Come funziona? Purtroppo si vive in un mondo talmente virtuale che spesso in ufficio sto comunque davanti al computer a fare riunioni, anche perché a parte l'Italia abbiamo presenza in altri 6 paesi, qui in ufficio magari riesco a fare dei pranzi, a incontrare persone che passano di qua, però non è dedicata la giornata di ufficio agli incontri. Quanti riporti hai? Forse una ventina, parecchi, perché è un'azienda che fa innovazione all'inizio e quindi avere la situazione sotto controllo è abbastanza importante. Onestamente, se i riporti sono indipendenti sono poco peso, Certo. Magari qualcuno ha bisogno di un po' più di presenza, dipende dal grado di indipendenza. Io voglio portarli all'indipendenza totale. Quali sono le funzioni? Sono tutte importanti, però quelle che per te sono le più importanti, quindi a cui dedichi impegno e attenzione. Passo molto tempo nei public affairs per la natura del business. Il mio business precedente non aveva neanche una persona che si occupava di affari governativi, non avevo mai incontrato un ministro, non avevo mai incontrato nessuno, né ne avevo bisogno. Ora sei quasi un ministro, diciamo. Adesso ho l'agenda di un ministro. Sì, dobbiamo incontrare tantissimi ministri in ogni paese in cui operiamo o anche in paesi in cui non operiamo, in cui andiamo ad operare. Mi piace molto la comunicazione e la comunicazione nel caso del nucleare è di nuovo un po' diversa, perché ovviamente è comunicazione aziendale, però forse più di quella aziendale è una comunicazione verso gli stakeholders e verso il pubblico, che è veramente molto importante, perché io ci tengo molto che il nucleare non venga percepito come qualcosa di pericoloso, costoso, eccetera, ma venga percepito per quello che è, una tecnologia di cui l'umanità ha bisogno e non potrà fare a meno. Dedico molto tempo, anche se quasi non dovrei, diciamo, forse anche troppo quello che dedico ai podcast, a queste cose qua, però è importante. Poi l'azienda ha tanto bisogno di soldi, ho raccolto $1 miliardo fino adesso, forse il Tanto record fundraising. degli incontri è quello con gli investitori. Com'è convincere un investitore a scommettere su questa partita e magari farti dare 100 milioni di euro? Deve piacere il business model deve convincere, le persone devono convincere. Quando io devo investire, per me il 70% del valore è nelle persone e il 20% è nel modello di business. La tecnologia conta poco, quasi. Se si pensa a un prodotto o a una tecnologia non perfezionata, un buon team la può portare avanti, un cattivo team si pianterà anche con la migliore tecnologia del mondo. Oggi avete dei veri competitor? Sono nati? Assolutamente no, nel senso che il mercato è talmente vasto, ma talmente vasto che per almeno 2 decenni non riusciremo a servirlo. Quindi in queste condizioni non ci sono competitor, c'è più da collaborare con chi opera su questo mercato piuttosto che farsi concorrenza. Magari arrivasse il giorno in cui state saturando il mercato, sarebbe un problema felice, vuol dire che fatturate centinaia di miliardi. Sì, però appunto alla fine sarà un mercato comunque con pochi attori, in cui comunque ognuno avrà trovato la sua nicchia felice, che è più ottimizzata nella propria tecnologia, oppure che deriva dai rapporti che ha negli stati in cui opera, eccetera. Quindi non c'è prodotto che il mio telefono è più bello del tuo e quindi poi dopo 7 mesi cambia tutto, divento io più avanti di te, eccetera. Non c'è questo tipo di competizione, le dinamiche sono talmente lunghe. Prima dicevi il mercato è così vasto, non ho idea di quanto possa essere grande il mercato. Cosa intendiamo? Trillions? Trillions. Sì, Beh, almeno tanto quanto l'oil and gas, assolutamente, quello che vogliamo sostituire. che poi è di più perché la richiesta energetica dei prossimi decenni è Cresce, esponenziale. certo. Se tu non dovessi fare nucleo, fossi costretto a non fare questa azienda, cosa faresti? Domani raggiungerei la mia barca a vela e Ricominceresti il e giro del ricominceresti. Cioè, no, non l'ho mai abbandonato, sta tornando nel Mediterraneo la barca pian pianino. Quest'estate la portiamo dal Mar Rosso al Mediterraneo. Tu lavori anche in barca? Sì, assolutamente. Con Starlink. È l'unico modo per essere in barca e lavorarci tutti i giorni. Andresti in barca e poi? Continuerei a dedicarmi un pochino a quello che abbiamo cominciato con la fondazione, quindi a progetti di innovazione culturale e artistica. Non ci sono settori che non fai perché stai facendo nucleo, ma magari ti accenderebbero. Forse l'aerospace, con l'IFT abbiamo fatto 5 investimenti in quantum computing, ci sono tanti settori, poi nel biotech continuo a aiutare magari qualche amico come board member, con la radioattività si possono fare ancora tante cose, si può ancora fare cure che non sono state scoperte, ma soprattutto si possono fare batterie che hanno durate praticamente infinite, batterie atomiche, e questo forse è una cosa che vorrei fare, però magari spero di farla con nucleo. Appena possiamo
come Tesla che fanno le batterie. Ci sono degli imprenditori vivi, morti, nuovi, vecchi che stimi, che ti piacciono o comunque che ti hanno ispirato? Elon Musk, anche se molto criticato, ovviamente ci sono ragioni per criticarlo assolutamente, però è stato un visionario che ha saputo trasformare delle idee in imprese straordinarie, quindi c'è questo aspetto qui che è innegabilmente positivo. Tutti gli imprenditori che hanno saputo ispirare, come Marchionne per la Fiat anche, no? Quanto è importante oggi incentivare le persone a fare ricerca PhD? È una cosa in cui credo tantissimo. I livelli della ricerca in Europa sono sempre assolutamente troppo bassi, gli investimenti in innovazione sono ridicoli in Europa, quindi è molto importante per me. Per quello che ho voluto investire in una società che investisse in innovazione come l'IFT, diventare presidente e lì veramente aiutare a svilupparla. Ho investito personalmente direttamente in altre venture che fanno innovazione, perché non ce n'è abbastanza. Che consigli dai a un ragazzo, in questo caso parliamo di persone che magari studiano deep tech, che magari vuole avere successo, vuole avere un impatto? Di crederci fino in fondo e di lottare fino in fondo. Ieri ho sentito una frase che mi ha colpito molto. Si parlava di artisti, quindi non di imprenditori, però secondo me vale lo stesso. Un artista di successo ha detto: io non ho mai conosciuto un artista che non abbia avuto successo se ci ha messo tutta l'energia che meritava. Speriamo che anche i ragazzi che affrontano le sfide dell'imprenditoria, se ci mettono tutte le energie che meritano, abbiano successo. Se tu oggi dovessi ricominciare da zero, cosa faresti? Un po' quello che ho fatto, però con la conoscenza che ho probabilmente farei leva su investitori molto prima di quanto mi è successo nella realtà. Grazie mille. Grazie. Se volete approfondire ancora di più la storia di Stefano, trovate il video che ha fatto con gli chapeau. Invece sul mio canale trovate un bel tour al CERN, dove si parla di microparticelle, di antimateria e dove Stefano ha lavorato per molti anni. E voi cosa ne pensate del nucleare e di nucleo? Fatemelo sapere nei commenti.